Benvenuti a tutti al mio canale Assistenza Informatica Online. Oggi tratterò un argomento che è davvero bello. Spero anche che sia di aiuto a molti utenti, insomma, che navigano con il computer o con i loro smartphone. Oggi andrò a spiegarvi, darvi una sorta di aiuto, un paio di regole da seguire per evitare le classiche truffe online e i cosiddetti attacchi da parte di hacker. Quindi diciamo può sembrare magari una sfilza di regole, insomma nemmeno le definirei regole, sono dei piccoli aiuti, incentivi insomma che posso dare agli utenti che possono seguire o meno insomma e vedere se riescono a ripararsi un pochettino da quegli attacchi hacker o almeno dalle truffe insomma che ormai spopolano nel mondo di internet, quindi che spopolano da molto tempo e mano a mano vanno cambiando perché essendo che le truffe vanno diventando sempre più ormai riconosciute da mesi, anni, tendono sempre a evolversi, quindi a cambiare, quindi ormai di truffe ne esistono veramente nel mondo dell'informatica veramente molte, le più impensabili insomma possono essere delle truffe. Quindi vediamo insomma come andare a effettuare degli acquisti in maniera giusta, chi può essere truffato, cosa si deve fare, cosa non si deve fare, come ci dobbiamo comportare in caso di truffa, insomma questo di qui è il succo del video. Allora andiamo a vedere subito, io mi sono preparato una lista di cose da andare a dire, quindi le vedremo praticamente piano piano sotto vari step, diciamo. Ovviamente questo video vale sia per chi naviga con il computer, quindi utilizza il computer, sia per chi utilizza lo smartphone, quindi vale per entrambi, perché le truffe ci sono sia per computer fisso e per smartphone sono completamente identiche. Quindi si presume insomma che chi naviga in internet abbia un antivirus, chi non l'ha ovviamente deve installare immediatamente un antivirus, o che sia, questa è alla base, quindi o che sia un antivirus base free, abbiamo detto ricollegandoci a video precedenti, o che sia un antivirus a pagamento, quindi un total security o un internet security per chi fa sempre acquisti online o bonifici, quindi utilizza molto la sua carta di credito legata a un conto corrente. Quindi come base principale affidatevi a un buon antivirus. Quindi non solo affidatevi a un buon antivirus, ma andatela ad aggiornare di continuo. Quindi richiedete un antivirus che comunque scarica degli aggiornamenti periodici in automatico, quindi senza che li dobbiamo andare a ricordare o a cliccare noi per fare gli aggiornamenti, quindi un aggiornamento deve essere automatico. Così vale lo stesso per un sistema operativo, quindi acquistate sempre i sistemi operativi originali e teneteli sempre aggiornati, perché non sono solo aggiornamenti per difetti di sistema operativo quelli che vengono forniti o da Apple stesso o da Microsoft, sono anche aggiornamenti relativi alla sicurezza, la maggior parte sono aggiornamenti relativi alla sicurezza, quindi teniamo sempre aggiornato ed installiamo tutte le protezioni possibili sia nei nostri smartphone che nei nostri computer, quindi portatili, fissi, all in one, smartphone, tablet, tutto quello che sia di tecnologico, andiamo a mettere subito un antivirus e teniamolo aggiornato, sia antivirus che sistema operativo. Poi, come secondo punto, ovviamente non bisogna lasciare incustodite le proprie password, quindi teniamole sempre, non a portata di mano, sempre in qualche cosa di chiuso, non le portiamo con noi sotto forma di un fogliettino di carta, perché è un pericolo quello, se vi rubano il classico portafoglio o la borsa a una donna e trovano magari un bigliettino con tutte le password, materialmente non avreste il tempo di andare a fare una denuncia, di andare a bloccare tutte le possibili carte di credito, cambiare gli account, cioè magari di 20 cose ne riuscite a fare in meno di un'oretta, magari 3, 2, le altre 17 cose rimarrebbero completamente incustodite, quindi in mano di gente che ovviamente può prendere i vostri dati. Quindi non tenete queste password a portata di mano, ma utilizzate un programma adatto insomma per decriptare le password. Questo magari ne parleremo più avanti su quale programma utilizzare, faremo un video a parte proprio su come accorpare tutte le password su un programmino e decriptare quel programmino, quindi magari tenere a mente una sola password che non utilizzate comunque mai, in modo da andare poi a captare tutte le altre password che voi utilizzate di solito nei vostri social, carte di credito, quello che sia. Quindi non lasciamo a portata di mano i nostri dati sensibili. Come altro punto, terzo punto,
Abbiamo detto quindi, oltre ad aggiornare i sistemi operativi, non dobbiamo soprattutto cliccare su quei link che non conosciamo, quindi tutte quelle email che arrivano con la classica scritta sei stato scelto per, oppure clicca su questo link per vedere che è successo. Insomma, tutti questi link che vi arrivano via email non devono essere mai cliccati se almeno non siamo a conoscenza di quello che sta arrivando. Quindi se sappiamo che il nostro amico deve mandare un'email e dice ti sto per mandare un'email, o magari siete al telefono, ti ho appena mandato un'email, effettivamente, quindi riconoscete che il lasso di tempo è giusto, allora potete cliccare su quel link perché dovrebbe essere al 99% sicuro. Però se senza dire a qualcuno niente vi arriva questo link via email o anche via messaggio, perché ormai le truffe si sono evolute anche via SMS, non cliccate mai, perché questa sicuramente al 100% è una truffa. Quindi vi porterà quel link a un sito dannoso che prenderà i vostri dati sensibili, che possono essere, se utilizzate un computer, può capitare magari le vostre carte di credito, può capitare indirizzi email, numeri, indirizzo di residenza, civico, telefonini, può capitare la qualsiasi cosa. Lo stesso vale per gli smartphone, magari può capitare tutto il database di galleria fotografica che avete in quello smartphone o delle chat che avete voi, quindi sempre dati sensibili. Quindi comunque non cliccate mai link se non siete sicuri al 100% che quel link è stato mandato effettivamente, e aspettate quel link da quella persona specifica. Andiamo avanti con un altro punto, quindi sempre però tenendoci nel mondo delle email, perché effettivamente sono le email e i messaggi che arrecano abbastanza danno, quindi la via degli hacker, insomma dei truffatori, è sempre quella della mail o dell'SMS. Quindi in questo caso, per esempio, ricollegandoci allo step precedente, se vi arriva questa famosa mail, quindi che dovete fare se non siete sicuri? Dovete chiamare la persona che vi ha inviato questa email, quindi il nome che vi esce, oppure l'azienda, perché ovviamente vi possono arrivare dall'azienda queste email. Quindi prima di andare a cliccare quella mail, per esempio se avete fatto un acquisto presso il negozio Pinco Pallino e non siete sicuri, andate a contattare quell'azienda e chiedere se effettivamente vi hanno inviato loro quella mail oppure no. Se loro negano l'invio della mail, non aprite assolutamente, cestinate e spammate direttamente quell'indirizzo, quindi bloccatelo senza nemmeno aprirlo. Se invece è stata l'azienda, potete aprire tranquillamente, perché sicuramente sarà un'email effettivamente buona. Parliamo in parente di acquisti online, che sono quelli insomma che andiamo a fare un pochettino tutti, e sono insomma un po' problematici quando non sappiamo dove stiamo acquistando. Quindi in sostanza, quando si fanno acquisti online, scegliete sempre un negozio comunque che abbia delle buone recensioni. Quindi io consiglio sempre, prima di fare un acquisto, se voi non conoscete il negozio dove state acquistando, fate prima una ricerca su Google e vedete le recensioni che ci sono su quel negozio. Quindi se effettivamente il negozio esiste, dove è ubicato il negozio, non perché una città sia peggio di un'altra, però insomma è meglio sempre saperne di più. Se effettivamente il numero di telefono che c'è è intestato a loro, oppure non esiste questo numero di telefono, fate prima una chiamata, vedete insomma se effettivamente le recensioni sono ottime. Certo che se su 100 recensioni ce ne sono solo 2 che vi dicono sono dei truffatori e magari 98 sono buone, dico, sto dando un numero, possono essere anche 1000 buone e 3 no, dico magari c'è da pensare che sono solo quelle 3 persone che si sono trovate male con quel punto vendita, e quindi tendono sempre a buttarlo giù, quindi dando delle recensioni molto negative, per non permettere di far acquistare ad altri utenti in quel negozio specifico. Quindi in quel caso magari non si tiene conto di quelle 3 recensioni negative, si terrà conto invece delle altre recensioni positive. Comunque conosciamo tutti chi sono i vari leader insomma per l'acquisto online, insomma ce ne sono molti, quindi andiamo sempre a scegliere il punto vendita, quello giusto e sicuro, insomma, che conosciamo, per fare un acquisto sicuro. Possiamo andare avanti, quindi ovviamente sempre tenendoci sull'online, quando acquistiamo, e questo è capitato anche a me, ma di solito capita sempre a tutti, quando acquistiamo appunto online vi arrivano le classiche email, quindi di avvenuta ricezione dell'ordine, eccetera eccetera eccetera. Allora, però queste email ovviamente sono vere, quelle che arrivano subito dopo direttamente dall'azienda, quindi se acquisto sempre dall'azienda famosa Pinco Pallino, immediatamente arriverà, quindi non dopo qualche 3 ore, immediatamente vi arriverà a chiusura dell'acquisto un'email che vi
farà insomma, un riassunto, un dettaglio di tutta la merce che avete acquistato con il totale e quando vi arriverà. E questa è un'email perfetta che voi potete aprire. Se in tutti i casi vi potrebbe arrivare invece un'email anche dopo qualche giorno, di solito arriva, dicendovi che magari qualche cosa è andata male nella spedizione, oppure che servono dei contatti in più e quindi chiedono proprio dei documenti, vogliono inviati nome utente e password, insomma, allora tutte queste cose non le dobbiamo mai aprire e soprattutto digitare all'interno, perché sono sempre le classiche truffe. Quindi state attenti quando fate un acquisto online, attenzione a quando vi arriva l'email, quelle che vi arrivano immediatamente, subito dopo l'acquisto, sono email perfette. Quelle che vi arrivano dopo giorni sono sempre email di truffa, e questo capita soprattutto quando voi andate a fare un acquisto, soprattutto online, con la classica spedizione. Quindi non che andate a acquistare online presso la vostra città e dovete andare voi stessi a ritirare nel punto vendita, in quel caso non ce ne sono problemi. Il problema sussiste quando voi acquistate in un'altra città e vi dovete far arrivare il tutto con una spedizione. Vi assicuro che immediatamente vi arriverà poi, immediatamente dopo qualche giorno vi arriverà un problema per il tracciamento del pacco, magari fatto da spedizionieri famosi che tutti conosciamo, in cui vi chiedono di dare dei dati in più oppure cliccare su questo link perché la vostra merce risulta o rubata o bloccata in deposito, quindi per sbloccarla dobbiamo. Quindi evitate completamente di cliccare su queste mail perché sono tutte email truffa, quindi attenzione a quando fate acquisti online, non cliccate mai su tutte queste email che voi reputate che non sono arrivate insomma dal vostro fornitore, dal negozio insomma dove fornite, prendete, acquistate la merce. Andando avanti, abbiamo detto già sempre di non dare dati vostri a tutte queste aziende insomma che voi pensate che abbiano lo stesso nome, perché purtroppo anche queste email arrivano sotto falso nome, quindi arrivano con le classiche scritte di aziende ovviamente che esistono, però c'è sempre, cliccando l'email, c'è sempre l'email che è fittizia, non è vera. Insomma, l'email dovrebbe arrivare per la nostra azienda fittizia, per esempio da pincopallino.team.it, per esempio, l'email potrebbe arrivare. Quindi in questo caso non sarà l'email questa stessa, vi arriverà una dicitura, l'intestazione di Pinco Pallino, però l'email effettivamente all'interno sarà fatta da consonanti, lettere, numeri, insomma caratteri alfanumerici completamente che non hanno nessun senso, anche con un finale che non sia in questo caso né chiocciola libero, né Gmail, né Team, eccetera, eccetera, ma sarà proprio un'email completamente diversa, proprio inesistente, creata proprio per truffare le persone. Quindi attenzione anche alla stringa che vi arriva nell'email, quindi clicchiamo solo su quelle conosciute e mai su quelle che insomma hanno dei caratteri, i cosiddetti caratteri hascei, tutti strani, quindi fatti da numeri, lettere o caratteri tipo caratteri speciali, quindi parentesi, punto esclamativo, punto interrogativo. Queste non clicchiamoci mai. Poi, ovviamente tutto questo vale sempre, abbiamo detto, per i messaggi, non solo per l'email, quindi anche per i messaggi. Poi possiamo dire anche di altre email che arrivano, queste sono truffe famosissime, ormai ci sono, dico ormai girano da anni, però c'è magari ancora gente che ci casca. E sono, diciamo, ci casca perché effettivamente, come abbiamo detto poco fa, sfruttano il vero nome o di una persona o di un'azienda che effettivamente esiste e fa quel mestiere. Sto parlando per esempio delle classiche truffe che vi arrivano via email intestate o classica polizia postale o classico Ministero della Difesa, Ministero di Grazia e Giustizia, quindi tutte quelle cose statali, tutti quei corpi statali che effettivamente ci possono mettere un po' di paura. Quindi in questo caso prende la gente per paura o fa quello che dicono loro via email, che non è altro che fare pagare una determinata somma, quindi i soldi ve li tireranno però senza nessun motivo, perché proprio questa è la truffa, quindi senza darvi in cambio dei dati oppure diciamo sotto forma di minaccia. Quindi sono le classiche email che arrivano da parte della polizia postale, abbiamo detto dai tribunali, degli organi della Guardia di Finanza, insomma queste email di qua, proprio perché loro si fanno forza sfruttando i nomi veramente, che esistono veramente, di dirigenti
di capi reparto della Polizia Postale o anche della Guardia di Finanza, di magistrati, proprio sanno i nomi, quindi inseriscono come nell'email i nomi come se fossero loro stessi a scrivere. Quindi vi diranno che voi siete andati in qualche sito magari nocivo e quindi per non avere dei danni insomma legali, delle procedure legali aperte, allora dovete insomma chiedere, loro chiederanno, dovete pagare questa somma di denaro presso questo, che ne so, IBAN, dove vi diranno loro di fare l'accredito del conto. Quindi queste sono ovviamente già conosciute da anni, sono tutte truffe, quindi non vi preoccupate quando vi arriva un'email del genere della Polizia Postale, quindi in generale di tutte le forze armate, perché sono tutte truffe. Comunque un consiglio che vi do è comunque che queste email non vi potranno arrivare mai, perché comunque la Polizia Postale, la Polizia in generale, le forze armate non scriveranno mai via email, quindi non vi arriverà mai niente via email da parte di loro. Quindi tutto quello che vi arriva intestato con nomi effettivamente che esistono sono soltanto truffe, quindi attenzione. Su questo anzi vi dico di andare a controllare su YouTube dei video appunto della Polizia Postale, dove vi mette in guardia la Polizia Postale stessa da queste truffe che ci sono, e vanno aumentando sempre di più, anche con chiamate ora fanno, quindi attenzione, tendono sempre a prendere magari dalla rubrica, a cercare magari l'intestatore della rubrica che sia un pochettino più avanti di età, quindi molto più insomma truffabile fra virgolette, quindi anche le truffe vengono fatte proprio con vere e proprie chiamate. Quindi vi consiglio comunque di andarvi a connettere sul sito della Polizia Postale oppure su YouTube e andare a vedere proprio i loro video insomma, in cui si evince qual è il tipo di truffa o in atto o che già c'è stato, quindi vi potete andare a regolare anche tramite loro. Giriamo pagina e andiamo avanti. Allora, possiamo parlare poi anche di i messaggi, per esempio, delle banche che arrivano, perché anche diciamo le mail arrivano dalle banche, quindi non solo dalla classica finta polizia postale, abbiamo visto, o dagli spedizionieri, quindi, o anche da nostri conoscenti, quindi potrebbero arrivare anche dalle banche. Quindi i famosi messaggini che vi arrivano da ovviamente conosciutissime banche, dobbiamo sempre stare attenti all'estensione dell'email, se effettivamente è vera o no, sempre precisa e identica come funziona con la polizia, che non vi scriverà mai mail e non può chiedere mai la polizia stessa dei soldi in cambio di, perché già questa stessa è una truffa, quindi non lo potrà fare mai, cioè capiamo bene che la polizia non può chiedere mai dei soldi in cambio di togliere o insabbiare un qualche cosa. È impossibile, quindi direttamente eliminiamo, spammiamo e soprattutto andate a fare subito denuncia agli organi competenti quando vi arrivano questo tipo di mail. Lo stesso funziona con la banca non può chiedervi mai i vostri dati via email o via messaggio, non esisterà mai. La banca casomai vi chiamerà e vi dirà di andare presso un punto loro, una filiale loro di competenza della vostra città, quindi non dateli nemmeno se vi chiama e si presenta come una banca, perché nemmeno i dati verranno chiesti sempre tramite telefonata, ma sempre di presenza tramite una filiale. Quindi questo è un altro tipo di truffa che succede. Se non ci possono arrivare via email o via messaggio, vi chiameranno. Se non ci possono arrivare neanche via messaggio, via chiamata, allora è finita la truffa, sanno che lì non possono andare da nessuna parte. Quindi se la banca vi deve chiedere qualche dato, direttamente vi dirà di andare in filiale a presentare qualche dato che manca o fare qualche aggiornamento in generale sui vostri dati personali. Quindi vi raccomando, sulla banca. Lo stesso vi avevo anticipato poco fa degli amici, esatto sì, perché possono arrivare anche queste famose email, e queste loro si fanno il loro punto forza, appunto prendere la lista della rubrica, quindi mandare un'email con il nome effettivamente di un utente nostro che abbiamo in rubrica, quindi un messaggino, quindi se a me arriva praticamente un'email o un messaggino con intestato di una persona che ho in rubrica, è molto più semplice andare a cliccare, perché sono sicuro che comunque quella persona non mi vorrà mai male. E invece purtroppo anche questo può capitare, quindi dobbiamo stare attenti se vi arriva sempre un link famoso anche di una persona conoscente, quindi il mio consiglio è sempre chiamare prima quella persona e dire, fare la domanda: ma mi hai appena mandato tu questo link? Sarà l'utente a dire, il vostro amico a dire: sì, te l'ho mandato io, puoi aprirlo. No, non te l'ho mandato io, non aprire. Quindi è sempre meglio evitare di aprire qualsiasi cosa, quindi sempre prima chiamare e contattare la persona che vi sta mandando quel link, quella mail, quel messaggino. Quindi insomma questo è il livello massimo insomma dell'allerta che uno può avere
su internet. Con ciò non significa che uno non può fare più acquisti online, oppure magari guardando questo video significa che chiunque viene truffato è pericoloso, non faccia più acquisti online. Bisogna semplicemente seguire queste piccole regole che sono semplicissime, quindi proprio si incomincia con l'andare a installare un antivirus perfetto e aggiornarlo, il sistema operativo sempre aggiornato, non nel dubbio, non aprire mai nessuna email e nessun sms nel dubbio, quindi io parlo di link, quindi non aprire nessun messaggio, se non prima aver contattato quella persona, quell'azienda o quell'ente e chiedere se effettivamente viene mandato quell'email, se no va tutto spammato e bloccato, quindi non aprire nulla. Quando dovete fare un acquisto online, fatelo su siti sicuri, o perlomeno se il sito non è conosciuto o non avete mai acquistato su quel negozio online, su quel sito, su quel marketplace, andate prima a vedere le recensioni di quel sito, vedete se ci sono molte recensioni negative, molte recensioni positive, e poi voi optate se fare quell'acquisto o no. Quando acquistate con dei pacchi, quindi che vi devono arrivare a casa, attenzione ai link che vi arrivano di tracciamento del pacco. Il vostro pacco è stato bloccato, il vostro pacco è in giacenza, quindi non cliccate mai quei link. Se seguite queste guide andate veramente sul velluto, sulla tranquillità assoluta. Sembra strano augurarvi una buona navigazione, perché capisco che magari molte persone vi possono spaventare a navigare o a acquistare, però se seguite veramente queste regole la navigazione sarà completamente sicura. Questo video potrebbe risultare un pochettino più lungo del solito, però effettivamente ne vale la pena andarlo a guardare tutto, perché comunque potrà e aiuterà sicuramente molte persone nel mondo, insomma, dell'online, della navigazione, dell'acquisto, insomma delle truffe in generale. Quindi mi dispiace che mi sono dilungato un po' tanto, però effettivamente era un video a cui tenevo tanto. Non mi resta che insomma augurarvi una buona navigazione e al prossimo video. Ciao a tutti!